Allora, mi è sempre attirato l'Africa, la natura, gli spazi grandi. Mi sono specializzato per questo in agronomia tropicale all'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze e nel 1974 accettai un contratto per partecipare a uno studio sui piccoli villaggi in foresta nell'allora Zaire, attuale Repubblica Democratica del Congo. Dopo un anno di missionario poi ho lavorato un periodo come broker di caffè per una impresa, compra, trasformazione e esportazione. Mi piaceva molto la trasformazione ma non il business. Nel 79 ho creato la mia piantagione di caffè nel posto più bello che potevo sognare al mondo, a 900 km in linea d'aria nord-est da Kinshasa, o 1650 km in barca su 5 fiumi diversi. Viaggio duro ma stupendo. Al confine del Parco Nazionale della Salonga, che è 2 volte più grande del Belgio, con bufali, elefanti e leopardi nella piantagione, ero la persona più felice del mondo. In pochi anni mi è riuscito a produrre quello che fu considerato il miglior caffè robusta sul mercato internazionale, con articoli sui giornali, quindi documentato. Ma negli anni 90 la situazione politica cominciò a degradare, non potevo lasciare la famiglia in una zona tanto rischiosa, quindi breve, decidemmo per Saint Thomé. Quando arrivai a Saint Thomé per la prima volta mi innamorai subito, a parte dell'isola mare, stupendo, e così, ma mi innamorai delle piante di cacao. Non avevo mai lavorato il cacao, mi era mai piaciuta la cioccolata, però la pianta di cacao mi affascinava, anche il rumore delle foglie nel vento è diversissimo, per terra le foglie coriacee hanno un suono particolare. E decisi di coltivare cacao. Dissi, se comincio a coltivare il cacao voglio mantenere lo stesso livello di qualità che ho con i miei caffè in Zaire e in Bolivia. Quindi ero convinto che se avessi lavorato bene il cacao come avevo lavorato il caffè in 3 piantagioni in Zaire e in Bolivia, sarei riuscito a fare un cacao senza difetti e aromatico. Per questo creai un laboratorio. Arrivai qui a Principe perché Principe mi attirava di più perché era più piccola, più selvaggia. Io venivo dal centro della foresta del Congo, quindi Saint Thomé era una metropoli per me. Principe affascinato, anche ora continua a affascinarmi. Per riassumere, quando arrivai qui mi proposero Terreiro Velho. La cosa incredibile è quando arrivai qui, dove sono seduto ora, credevo che la casa fosse in fondo a una valle, perché era completamente soffocata dalla vegetazione. E mi dicevano, guarda che da qui si vede il mare se si pulisce. E non ci credevo. E piano piano, pulendo, abbiamo scoperto che qui il mare si vede anche abbastanza bene. Quindi ho incominciato a lavorare qui su questa piantagione, e da 20 anni siamo qui e si cerca di migliorare sempre. Abbiamo incominciato anche col pepe, col caffè liberica, ma diciamo la base resta sempre il cacao. Ma il luogo è magico, ma un luogo è quello che fai tanto e riflette quello che fai, lo spirito con cui ci lavori. Certo, questo è fantastico, ma le piantagioni in Zaire avevano la stessa magia, erano fantastiche. E si crea un ambiente a misura dell'impegno e della passione che ci investi. E quindi il cacao esce da Terreiro Velho, quello che si chiama cacao mercantile, pronto per essere calibrato, scelto e trasformato. Prima quindi c'è la produzione, si calibra, si divide per misura, si sceglie manualmente ed è pronto. Quando è pronto viene spedito a Saint Thomé in piccoli sacchi, sandwich per proteggerlo dall'umidità. Ognuno ha le sue tecniche, ho le mie e me le tengo per me, che funzionano egregiamente. Quando arriva a Saint Thomé viene tostato, sbucciato manualmente, un'altra ragione perché a macchina il lavoro
è molto più economico, ma non si arrivano ai livelli di pulizia di una sbucciatura manuale. Cioè noi abbiamo mirato all'altissima qualità, reale, che non c'è bisogno di... cioè uno assaggia e capisce da sé. Ecco, questo è il succo. Una cosa che ho notato in San Tomé, quando abbiamo preso la piantagione, ho creato un laboratorio per fare delle prove per il caffè e per il cacao. E in questo laboratorio abbiamo scoperto che non c'era niente da scoprire, quindi che il cacao, come tutti gli altri prodotti, deve essere di buona qualità e lavorato il meno possibile. Un esempio che faccio sempre: una patata lessa, una buona patata lessa, schiacciata con la forchetta ha una consistenza e un sapore. Macinata con un pimer elettrico perde sapore, perde vita e diventa collosa, appiccicosa. Quindi il cacao è uguale. Quindi il cacao tostato, sbucciato a mano, meno si lavora e meglio è. Si macina fino a circa 40 millesimi di millimetro, a 40 millesimi di millimetro mantiene tutti i suoi sapori, macinato più fine perde vita, allegria, come la patata lessa, come un marzapane, come tutti i prodotti alimentari. La cosa semplice per capire il nostro cacao è assaggiare le fave di cacao crudo, tostate e il 100%. L'assenza di zucchero non è sinonimo d'amarezza. L'amarezza è un difetto anche per il caffè e ho lavorato tanto col caffè ad altissimi livelli. Un caffè amaro con lo zucchero non è un caffè dolce, è un caffè amaro zuccherato. È la stessa cosa per il cacao. Allora, cosa consiglierei ai giovani e in generale a tutti? Due parole del Leopardi. Diventiamo ridicoli solo quando vogliamo apparire ciò che non siamo. È tutto riassunto qui. Grazie per l'intervista, ragazzi. Ciao.